Firenze ha un patrimonio incredibile, non tanto per la qualità dei monumenti quanto della qualità dello spazio urbano. Chi opera, chi lavora in una città come Firenze non può non tenerne conto, affrontare il progetto in un modo molto più dinamico, nel senso di far interagire interno e esterno, cioè senza soluzione di continuità. E nel caso specifico dei due piccoli progetti, di questi due appartamenti, devo dire, quello di Piazza Santa Trinita, l'appartamento era costretto tra due realtà incredibili come il Palazzo Bartolini Salimbeni di Baccio d'Agnolo del 1500, il Palazzo Ferroni in Ferragamo alla sinistra e la chiesa di Santa Trinita davanti. In questo caso il mio piccolo appartamento di 40 metri quadri non doveva in qualche modo escludere al proprio interno la matericità che avevo in abbondanza fuori, e quindi attraverso questa grande vetrata come dire, ho dilatato gli spazi, è come se la casa fosse diventata il perimetro, le facciate degli edifici circostanti. Nel caso invece dell'appartamento in Borgo San Jacopo, Casa Martelli, lì anch'esso all'ultimo piano, un luogo straordinario. Lì però il confronto non era con la matericità degli edifici intorno, ma essendo un ultimo piano di edifici costruiti nel dopoguerra, e in realtà il confronto era forse la cosa più vicina, più importante, era la cupola del Brunelleschi e la torre del Palazzo Vecchio. In realtà il confronto in quel caso era con il cielo, con le nuvole, con i tramonti, e la presenza dell'acqua, dell'arno sotto, in realtà era dovevo fare i conti con qualcosa di più liquido, di più aereo, quindi l'appartamento doveva semplicemente confondersi con il cielo, quindi molto chiaro, molto vetrato, eccetera. E l'unica materia che ho voluto inserire avvolge il volume interno, che è quell'aiuta, che avvolge il volume interno dell'appartamento, dei servizi, e si insinua tra i vetri.